Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò vedere come dipingere un lupo o lupo mannaro, vabbè. È un file che ho trovato sul Calz 3D. Il busto è stato stampato con una Nycubic Photon, una resina acqua blu e la base in PLA. Per prima cosa andiamo a rimuovere i supporti. Ora andremo a rifinire la base applicando dello stucco con pennello per coprire i layers e poi fissando successivamente con un nero opaco e successivamente grattando con normale carta vetrata fin quando non diventa abbastanza liscio. Qui invece andremo a fare una prima passata di primer per renderlo pronto per la colorazione. Dopo il primer andrò prima di tutto ad usare questo nero della Vallejo o Vallejo, come si pronuncia, avete capito a quale marca mi riferisco. Sulla parte superiore un grigio più chiaro a scalare, sulla parte intermedia qui, un grigio più chiaro nella parte medio inferiore, un grigio ancora più chiaro della Citadel sulla parte inferiore qui e poi a sfumare un bianco, sempre della Vallejo, sulla parte finale. Da lontano, sempre ad aerografo, un grey blu della Vallejo, non a ricoprire tutta la superficie ma a renderlo leggermente blu, e poi un Beastie Brown sulle zone qui e su quest'altro lato e un po' anche qui, sempre ad aerografo. Dopo aver fissato tutta la colorazione con il trasparente opaco, devo andare a dare le luci con il bianco, sempre della Vallejo, e del grigio con il pennello a secco, cioè con la tecnica del dry brush. Change me now, cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can... Ora andrò a dare un Agrax Earthshade della Citadel in questa zona dove precedentemente ho usato il Beastie Brown per intensificare le ombre e poi, non esagerando, uno shade di Null Oil per intensificare le ombre un po' su tutto il modello. Finito col dare le luci, andrò a colorare la parte interna delle orecchie con un misto di Scarlet Red, Vallejo e Brown Rose. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind makes me think there ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think there ain't nobody perfect. Ora andrò a passare lo Scarlet Red sulle gengive con un misto di Mephiston Red della Citadel con delle luci a schiarire sempre con Brown Rose. I denti invece una base di Bone White a sfumare con Beastie Brown sulla parte superiore. Per la parte interna della lingua stessa cosa, una base di Scarlet Red a schiarire con Mephiston Red. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself.
Una volta finito i denti e le gengive ed il naso, procederò a fare gli occhi. Andrò a dare un fondo nero, poi ad alternarmi prima un arancione scuro, poi un sun yellow più chiaro ed un giallo della Citadel e il normale puntino al centro del nero. Poi userò il gloss varnish per dare lucido negli occhi, sui denti e anche sul naso e nei contorni della bocca. Cause I don't know nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Terminato con il lucido abbiamo questo effetto qui. Magari io consiglio anche di spargere un po' di lucido qui vicino al naso ed intorno alla bocca come detto. Ed ora passiamo alla fase finale, la base. Ho dato una passata di nero e ora andremo a concentrarci sull'esterno della base. Coloreremo di color metallo, dando anche qualche effetto di ruggine, e l'interno lo coloreremo facendo un effetto pietra, come dando una base di marroncino, marrone chiaro, poi andremo a fare delle leggere passate di marroncino più scuro ed infine uno shade di null oil sulle parti più esterne. Cause I don't know nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Ora andrò a tentare di fare qualche effetto ruggine utilizzando per la prima volta questi Vallejo Pigments che mi sono arrivati proprio oggi e ovviamente vanno accompagnati con qualche wash di marrone scuro, marrone chiaro. Proviamo. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Finito il nostro bustino, ho aggiunto un po' di resina trasparente e bicomponente sui denti per dargli ancora più effetto e credo che l'effetto ruggine dei pigmenti Vallejo sia andata più o meno a buon fine. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!